Ciao! Oggi saliamo sulla Roda di Vael con grande emozione perché stiamo toccando una roccia che ha avuto origini nella sedimentazione di un'antica barriera corallina nel Triassico. Incredibile, vero? La ferrata che parte dal passo del Vajolon è idonea per iniziare ad abituarsi a questo genere di percorsi. Cercheremo di descrivere al meglio la salita, per chi vuole prendere spunto e provare la sua prima ferrata. Tuttavia c'è la possibilità di concatenare ferrate più difficili con giri ad anello che appagono anche agli escursionisti più esperti. Si incomincia a salire una linea dritta e logica. La salita alterna tratti attrezzati a tratti non attrezzati di roccette. Alle nostre spalle avremo una visuale meravigliosa sulla valle detritica del Catenaccio. In questo punto facile puoi prendere dimestichezza con l'utilizzo del set da ferrata. Può esserti utile il video come usare il set da ferrata che abbiamo girato sul piccolo Sheer e troverai il link in descrizione. Dato che dal passo del Vajolon alla vetta ci vuole circa un'ora, in questo video sintetizziamo facendoti vedere i punti più significativi. Se può essere deludente per chi cerca ferrate adrenaliniche, secondo me segue una linea logica spettacolare, anche in virtù del paesaggio che siamo portati ad osservare. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. In alcuni punti senza esposizioni il cavo funge da corrimano, tanto che la proiezione avviene più fluida senza l'utilizzo dei moschettoni. Ci sono sentieri ben peggiori senza il cavo, tuttavia se ti senti più sicuro, assicurati sempre. La ferrata tiene la linea logica sul filo di cresta dello spigolo della Roda de Vael. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Qui abbiamo il passaggio un pochino più atletico, ma senza evidenti difficoltà tecniche. Il punto più divertente del tratto percorso fino ad ora. Il Pizzboe. C'è ancora un po' di neve là. Che paesaggio però, è bellissimo.
Proseguiamo con alcuni facili balzi rocciosi di sentiero di cresta attrezzato. L'orologio mi sta indicando che siamo vicini all'altitudine della vetta. Ci siamo, Sara. Pugno, Sara. Ecco, siamo in vetta. È inutile dirlo perché il paesaggio è bellissimo, è veramente una cosa fantastica. Si vede il Piz Boé con la capanna Fassa, guardate là, il Sassopiatto. Uno spettacolo. Ora, se non volete aumentare la difficoltà, potete scendere dal sentiero da cui siamo saliti, oppure scendere a rifugio Rota de Vael, continuando la via ferrata, che ci permette poi di chiudere l'anello fino al rifugio Paolina da cui siamo partiti. Vedi prima parte dell'itinerario nel video Passo Vallolón da rifugio Paolina. Le difficoltà aumentano soprattutto per una parete diagonale da risalire a Pian del Diaol, che crea generalmente titubanza per chi è nuovo a questo genere di percorsi. C'è anche la possibilità di concatenare la più impegnativa ferrata Masaré. Giri ad anello possono essere fatti partendo dallo storico rifugio Champédier, salendo dalla Val di Fassa. Per oggi è tutto, ciao da me e Sara e come sempre buona montagna a tutti!